Nella comunità di ricerca, che è il setting con il quale utilizziamo i materiali del progetto, ovviamente i protagonisti della ricerca sono gli studenti. Questo e in generale i membri della comunità. Questo non vuol dire che il docente o il coordinatore della comunità non abbia alcun ruolo, anzi ha un ruolo molto importante. È molto importante stabilire che tipo di ruolo abbia. I materiali sono materiali che debbono stimolare una costruzione di conoscenza e una coltivazione del pensiero riflessivo. Quindi non sono i classici materiali didattici che veicolano dei contenuti, ma sono dei materiali che stimolano un'indagine. Ora, l'indagine come forma del pensiero riflessivo non è un qualcosa di naturale, è un qualcosa che va sostenuta da un'intenzionalità educativa. Ed è qui il ruolo del coordinatore della comunità, che chiameremo un facilitatore. Il coordinatore della comunità deve cercare di sostenere, accompagnare e, laddove ristagna, rilanciare l'indagine della comunità, ossia evitare che i membri della comunità utilizzino i materiali solo come un'occasione di conversazione, di fare un talk show come quelli che conosciamo da tanti spettacoli televisivi, ma che invece diventi una vera discussione in cui i temi vengano sviscerati, e vengano sviscerati non giustapponendo le varie posizioni, ma intrecciandole e costruendo l'una sull'altra. Quindi le mosse che il facilitatore, il coordinatore della comunità, il docente come facilitatore deve fare sono, abbiamo già detto, rilanciare l'indagine laddove essa ristagni, ma anche aiutare la comunità a vedere che laddove c'è una possibile divergenza forse la si deve comporre, non tanto nel senso di una branson-nous o di un mutuo rispetto delle proprie opinioni, ma senza ulteriori indagini, ma aiutandola a individuare quali sono gli assunti di fondo delle varie posizioni e se questi assunti sono in qualche maniera compatibili o se invece sono mutuamente esclusivi, e in questo caso cercare di verificare quali sono gli assunti che hanno delle migliori ragioni che li sostengano e assunti invece che debbano essere rivisti. Altra funzione importante che ha il facilitatore è quella di aiutare la comunità a fornire sempre buone ragioni, evidenze, se non empiriche, perché siamo a livello di discussioni, però evidenze logiche di ragionamento delle posizioni date. Insomma, la discussione che si deve andare a sviluppare non è semplicemente uno scambio di opinioni, ma è una vera e propria ricerca che tenta di identificare una posizione comune, ma raggiunta attraverso una costruzione di conoscenza. Ma c'è una seconda dimensione che voglio sottolineare. Questi materiali servono nell'ambito dell'educazione interculturale. Come purtroppo noi stiamo vedendo in questa epoca di grande regressione, come qualcuno l'ha definita, l'intercultura non è neanche qualcosa di naturale, anzi molto spesso la reazione che noi abbiamo è quella della chiusura identitaria, del accarezzare i propri stereotipi e pregiudizi. Allora, utilizzare questi materiali in una chiave interculturale anch'esso ha bisogno di un'intenzionalità educativa, però non nel senso, ancora una volta, della trasmissione, della mera parenesi, della omelia, del predicozzo, ma aiutando i componenti della comunità a identificare le virtualità interculturali, o come noi preferiamo dire cosmopolitiche, insite nelle forme di pensiero riflessivo. In altre parole, la sfida è di capire che, come diceva un grande filosofo statunitense, il pensiero generale è il pensiero generoso, è un pensiero generoso, è un pensiero che sa accogliere il punto di vista dell'altro. Questa è la matrice dell'intercultura ed è questo che il facilitatore deve aiutare i membri della comunità a identificare e a scoprire, ma nel corso dell'indagine e non come istruzioni date o come insegnamenti impartiti quasi fossero un catechismo.